Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero molto di moda e molto particolare, soprattutto per il materiale che ho scelto per realizzarla. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che appunto ci occorrerà per poterla realizzare. Per questo bellissimo progetto utilizzerò il cordino Inda Velvet di Borgo dei Pazzi. Guardate quanto è bello questo effetto vellutato, ricorda la ciniglia ed ha anche una finitura lucida, quindi darà molta lucentezza alle nostre borse. Troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, col 30% di sconto nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdetele di vista. All'interno trovate 2 rocche di Inda Velvet, quindi mezzo chilo perché le rocche sono 250 grammi, una tracolla da circa 1,10 m già completa di moschettoni e agganci, una chiusura a molla da 22 cm e una base 21x8. Io ho scelto la tonalità numero 36, ma potete personalizzarlo come più vi piace perché ci sono circa 26 tonalità a disposizione. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base. Io utilizzerò i cordini insieme, quindi entrambe le rocche, e solo per il primo giro andrò ad utilizzare il numero 3, quindi un uncinetto più piccolino per permetterci anche in modo facile entrare nei fori, e poi passeremo ad un uncinetto più grande. Quindi creiamo il nostro cappietto e iniziamo col primo punto basso. Io al solito le codine in questo caso le vado a lavorare, così le cominciamo a fissare. Inizio col fare 2 punti bassi nel primo foro, 2 nel secondo, e poi ne farò 3 e 3 in quelli successivi. Ecco perché per il primo giro dobbiamo utilizzare un uncinetto più piccolo per farli passare. Anche in quello successivo ne andiamo a creare 3. Il primo giro è un po' più antipatico, diciamo, ma poi vedrete che la lavorazione scorrerà tranquillamente. Sul lato corto invece andiamo a creare 2 maglie basse in ogni foro che andiamo a incontrare, in questo modo. Guardate già che effetto meraviglioso. Si procede. In questi ultimi 2 da questa parte ne facciamo 3, poi 2, in questi 2 3, tutti quelli seguenti 2, al solito qui gli ultimi 3 e 2 in quest'ultimo. Quindi completiamo questo primo giro e ci rivediamo per vedere come proseguire la lavorazione. Primo giro terminato, ho chiuso con maglia bassissima, adesso lasciamo l'uncinetto piccolo e andiamo a prendere un 4,5. Facciamo una catenella e adesso con un po' di attenzione, vedete, andiamo a creare dei punti bassi in modo davvero molto semplice, anche perché vedete si intravede il punto. Dal vivo, credete, mi si vedono probabilmente molto meglio che in video, quindi non vi spaventate perché li troverete abbastanza facilmente. Questo primo giro lo facciamo un po' più lentamente perché, avendo eseguito il primo giro col numero 3, adesso col 4,5 dobbiamo un attimino forzare, ma dal giro successivo vedrete che la lavorazione scorrerà molto tranquillamente. Quindi adesso questo giro
sarà di semplici punti bassi senza creare aumenti perché già li abbiamo fatti sulla base. Guardate che meraviglia. Quindi completiamo questo primo giro e vi farò vedere come creare il secondo e tutto il resto del corpo borsa. Completato anche questo giro, da adesso in poi non chiudiamo più con punto bassissimo, ma andremo a lavorare a spirale e andremo a creare dei giri di punto basso tutto attorno alla borsa, quindi sotto ogni maglia sottostante, in questo modo, senza creare aumenti e senza chiudere ad ogni giro. Vedete, adesso è molto più semplice perché i punti sono più grandi, perché sono stati presi col 4,5. Ed ecco quale sarà il nostro risultato. Adesso alziamoci per circa 18 centimetri, sarò più precisa comunque alla fine, ci rivediamo per vedere come iniziare a cucire la nostra chiusura. Ed ecco qui il corpo borsa completato, io ho raggiunto circa 21 centimetri. Vi faccio notare che questo velvet, che assomiglia alla ciniglia, ma è più rigido, infatti non occorre intervenire con reti o quant'altro per rendere la borsa sostenuta, già sta in piedi da sola. Adesso noi dobbiamo assicurarci che la nostra chiusura a molla, cioè che l'apertura corrisponda alla nostra chiusura a molla, e come vedete è perfetta. Vedete? Quindi siamo praticamente pronti per la cucitura. Allora, prima di cucire noi cosa facciamo? Dobbiamo prendere il centro del lato corto, deve corrispondere alla parte centrale della molla, stessa cosa da questa parte, quindi prendiamo questo centro preciso, mi raccomando la centratura altrimenti la borsa verrà storta, la leghiamo un attimo e ci rivediamo per vedere insieme come cucire questa chiusura. Ed ecco qui la nostra chiusura a molla centrata perfettamente. L'ho momentaneamente legata in questo modo, così non si sposta durante la cucitura, perché vi ripeto, questa è la parte più importante, perché se questa non corrisponde al centro del lato corto, quindi queste parti qui, la borsa può venire storta. Quindi adesso partiamo da un lato, riprendo entrambi i filati, stesso uncinetto, faccio un cappio e adesso io praticamente che cosa vado a fare? Punto su punto, quindi inizio da un punto qualunque e praticamente avvolgo la chiusura con dei punti bassi, realizzando semplicemente le maglie sottostanti, quindi non devo creare aumenti perché ci bastano. Vedete, mi vado a cercare il punto e faccio il punto basso e lo faccio per tutto il nostro manico. Poi man mano questi io me li vado spostando, in questi casi questo lo posso anche togliere e procedo, continuo in questo modo. Vedete, prendo il punto successivo e avvolgo col punto basso la nostra chiusura. Nel momento che è ben fissata ci verrà più facile, così non rischiamo che la borsa si sposta e quindi viene falsata la centratura. Guardate che meraviglia. Vedete, stiamo prendendo punto su punto quello che sta sotto. Vi faccio vedere qualche altro punto. Ed ecco qui. Vedete? Quindi completiamo
tutta la nostra cucitura e ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui la nostra patch completa, ve la mostro indossata. È davvero molto molto particolare, soprattutto per l'utilizzo di questo cordino velvet che dà questo effetto ciniglia, ma il velvet è molto più rigido, quindi non serve intervenire con termoindurenti o reti per appunto irrigidire i nostri lavori. Troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, scontato del 30% nelle date che vedete scritte, quindi non perdete queste occasioni, e potete anche personalizzarlo nel colore che preferite. Nel kit vi ricordo che ci sono 2 rocche da 250 grammi l'una e questo è quello che mi è rimasto, quindi circa 100 grammi, e potete tranquillamente creare magari un piccolo coordinato creando un piccolo portamonete, un piccolo portafogli da inserire nella vostra borsa. Il progetto, come avete visto, è molto facile, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, soprattutto fatemi sapere nei commenti se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale. Ci vediamo alla mia prossima creazione. I'll show you all what you deserve.